In questo video vi porteremo in un walking tour a 360 gradi della Cattedrale degli Inganni del Lussemburgo. A prima vista, con le sue guglie appuntite, tutti dicono «Ah, che bella chiesa gotica!». In realtà è un inganno stilistico. Costruita nel XVII secolo dai Gesuiti, è un esempio rarissimo di architettura che mescola la struttura del tardo gotico con decorazioni puramente rinascimentali, colonne con arabeschi, maschere, fiori. Un altro inganno lo possiamo trovare guardandola dall'interno. Sembra un edificio unico e coerente. In realtà la cattedrale è un'illusione ottica. Tra il 1935 e il 1938 è stata ingrandita notevolmente per accogliere più fedeli. L'architetto Huber Schumacher riuscì a fondere la nuova costruzione con quella antica del 1600, in modo così perfetto che oggi è quasi impossibile individuare la cicatrice, dove finisce la parte vecchia e inizia quella nuova. Ma la vera star della cattedrale non è l'architettura, ma una piccola statua lignea della Madonna col Bambino, Consolatrix Afflictorum. È così importante che ha un guardaroba personale di mantelli preziosi che vengono cambiati a seconda del periodo liturgico. Durante l'ottava, il pellegrinaggio nazionale, la statua viene portata in processione e si dice che nel 1600 abbia salvato la città dalla peste. Un'altra curiosità di questa cattedrale sono i due leoni di bronzo dall'aspetto feroce e moderno, scolpiti dall'artista animalier Auguste Tremont, che sorvegliano l'ingresso della cripta reale. Il loro stile realistico e potente crea un contrasto fortissimo con l'arte sacra circostante. Questa cattedrale, inoltre, ospita il re Giovanni il Cieco, Jean Laveux, una figura leggendaria in Lussemburgo. Nonostante fosse completamente cieco, nel 1346 insistette per partecipare alla battaglia di Crécy. Si fece legare al suo cavallo insieme ai suoi cavalieri e si lanciò nella mischia per colpire almeno una volta con la spada, andando incontro a morte certa. Tu conoscevi questo posto? Facci sapere nei commenti cosa ne pensi. Non dimenticare di seguirci per altri video dei luoghi che visitiamo lungo il nostro viaggio alla scoperta dell'Europa.